Ciao a tutti, questo è uno di quei piatti che come il foie gras che ho fatto tempo fa sul canale credo metta d'accordo un po' tutti, perché nella versione originale provoca veramente tanta sofferenza. Così ho voluto fare anche l'aragosta 100% vegetale su crema allo zafferano. E se vi piacciono le mie ricette ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare like e hype al video per supportare il mio lavoro. Per prima cosa prepariamo lo stampo, se non ne avete uno già fatto. Io l'ho fatto con della carta alluminio da cucina, vedete ho fatto la parte della coda e poi l'ho attaccata con una strisciolina di alluminio al corpo, che deve essere un pochino bombato. Per tenerlo in forma ho usato uno stampo per cannoli. Poi sopra ho messo un foglio di carta forno, così non si attacca la pasta sfoglia. Ho preso poi una pasta sfoglia rettangolare e ho creato prima la coda. Sistemiamo un po' i bordi così diventano più lisci e la mettiamo in fondo seguendo la dima che abbiamo costruito. E poi ho tagliato un rettangolo circa della lunghezza dell'aragosta e l'ho sovrapposto alla coda. E poi ho rifilato il contorno. Per non far vedere poi l'unione tra il corpo e la coda, con un coltello ho cercato di minimizzare l'attaccatura, così sembra un corpo unico. E poi con dell'altra pasta sfoglia ho creato delle striscioline. Ho iniziato a sovrapporle al corpo, perché l'aragosta è fatta così. Ho lasciato 1 millimetro circa di distanza tra una e l'altra. E ho continuato fino ad arrivare alla parte superiore. Con un coltello tagliamo l'eccesso e poi con uno stuzzicadente ho creato dei forellini per non fare gonfiare troppo in cottura la pasta sfoglia, per avere un effetto più realistico. E l'ho fatto sia nella coda che in mezzo alle striscioline che sulle striscioline stesse, ma pochi, tipo 3 o 4. Poi l'ho posizionato su un piatto e l'ho messo in frigorifero per circa un quarto d'ora, 20 minuti. In una ciotolina ho messo un cucchiaio di salsa di soia, 20 g di vino rosso, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, un cucchiaino di barbabietola, un cucchiaio di sciroppo d'acero e un cucchiaio di olio evo. E poi ho mescolato e ho fatto questa, è una glassa che servirà per spennellare poi l'aragosta. Ecco, l'aragosta è stata in frigorifero, la mettiamo sulla placca da forno con della carta forno e la spennelliamo con questa glassa che abbiamo preparato. Così ci darà sia il colore che quella caramellizzazione che è veramente buona. E poi la mettiamo in forno, seguiamo le istruzioni della pasta sfoglia, ogni tanto la prendiamo fuori quando si è asciugata la glassa e la spennelliamo nuovamente, facciamo così 2 o 3 volte fino a raggiungere la cottura.
Adesso prepariamo l'interno. In un mixer mettiamo dei cuori di palma, mi raccomando etici, che sono quelli della varietà Pupu Nera, 160 grammi, del tofu 30 grammi, 2 cucchiai di succo di limone, un cucchiaio di burro vegetale, vi lascio qui sopra la scheda se lo volete fare a casa, e un pizzico di aglio in polvere. E poi ho messo anche un cucchiaino di miso bianco e mescoliamo bene. Non sminuzziamo troppo perché deve rimanere proprio quella parte filamentosa che è tipica dell'interno dell'aragosta. Ecco, vedete, così deve rimanere, fibrosa. E poi aggiungo un altro cucchiaio di burro vegetale perché la volevo più grassina. È così, vedete, con dei filamenti. In una padella mettiamo una noce di burro vegetale e 200 g di panna vegetale. Vi lascio qui sopra sempre la scheda se volete farla a casa. E poi aggiungiamo una bustina di zafferano. E questa sarà la base del nostro piatto, la crema allo zafferano buonissima. Poi ho aggiunto anche del sale. Vedete, l'aragosta è finita, il guscio è troppo carino secondo me. Mettiamo dentro la polpa. Le riempiamo proprio bene. E poi sul fondo del piatto da portata mettiamo la crema allo zafferano, la spargiamo un po', sopra mettiamo la nostra aragosta, la spennelliamo con un pochino di olio evo per renderla più lucida. E poi delle zeste di limone. Ecco, la ricetta è finita, la cremosità dello zafferano con la consistenza di questa aragosta è veramente spettacolare e con questo piatto lascerete veramente a bocca aperta chiunque, ve lo garantisco. Se questa ricetta vi è piaciuta ricordatevi di attivare anche la campanella per non perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!